Una pasta con i pomodorini, sì, ma davvero speciale perché i pomodorini dovrai addirittura bruciarli. Un po' strano? Forse sì, ma questa ricetta viene direttamente da questo libro del grande Edoardo De Filippo, uno che di cucina se ne intendeva. Vediamo insieme come fare. Prendiamo dei pomodori ciliegini o datterini, eccoli qua. Io ho preso circa 200 grammi di pomodorini a persona. A questo punto devo tagliarli tutti in due e consiglio di farlo con un coltellino a sega, che è il modo decisamente più rapido per farlo. Una volta tagliati i pomodorini, metà mettili all'interno del bicchiere del mixer. Poi con il frullatore ad immersione riducili a una crema. La ricetta originale prevede di passare i pomodorini con il passaverdure, questa diciamo è una piccola scorciatoia. Ecco fatto. Adesso questo puoi metterlo da parte. Metti un filo d'olio d'oliva in una padella, proprio un filo, accendi il fuoco e poi metti i pomodorini uno per uno dalla parte del dorso. Controlla continuamente se i pomodorini si abbrustoliscono sotto, devono proprio abbrustolirsi, semmai regola la fiamma in maniera che ciò avvenga. Ecco, guarda, adesso hanno cominciato a bruciarsi sotto, vedi? A questo punto li rigiriamo. Bene, quando i pomodorini hanno finito di bruciarsi, letteralmente, possiamo levarli e metterli da parte. E adesso passo sulla tripla corona la pentola in cui sta già cominciando a bollire l'acqua per gli spaghetti. La padella per il momento non la lavo, scopriremo presto perché. L'acqua bolle, per cui possiamo buttare gli spaghetti. Naturalmente l'acqua della pasta è già salata, inutile dirlo. Ok, a metà cottura della pasta prendiamo un po' di acqua della pasta e usiamola per deglassare il fondo dove c'è tutto bruciaticcio. Accatto bene tutti gli zuccheri, la parte troppo bruciata poi rimane sul fondo della padella, ma come vedi piano piano si scioglie. E poi metto via il fondo di cottura e vado a finire di pulire la padella. Nel frattempo che pulisco la padella puoi mettere mi piace a questo video, ti ringrazio. Ok, ho pulito la padella, schiaccio 2 spicchi di aglio, metto un po' d'olio in padella e poi metto l'aglio a soffriggere e quasi quasi ci sbriciolo anche un peperoncino. Faccio andare molto lentamente così l'aglio soffrigge senza bruciarsi. Quando gli spaghetti sono abbastanza vicini al punto di cottura, spengo l'acqua degli spaghetti, levo l'aglio e poi vado a scolare nella padella gli spaghetti senza buttare via l'acqua. Poi aggiungo il fondo di cottura e i pomodori frullati. Guarda, il profumo è già pazzesco. Finisco di cuocere gli spaghetti in questo sughino e se mi sembrano ancora indietro di cottura ho lasciato un po' di acqua di cottura degli spaghetti per poterli allungare. E aggiungo naturalmente anche i pomodorini bruciacchiati lasciandone magari qualcuno da usare come decorazione. E infine sbriciolo un po' di basilico, che così darà un profumo veramente speciale. Vai, direi che è pronto! Andiamo a mettere nel piatto. Al solito io non sono il mago degli impiattamenti, vediamo cosa ci riesce stavolta. Andiamo a mettere un po' di pomodorini. Io adesso me li mangio subito perché sono veramente strepitosi e hanno un profumo pazzesco. Tu guarda questo video perché penso che possa interessarti. Alla prossima, ciao!